Benvenuti a Emozioni e Connessioni, dove ci immergiamo nelle profondità delle emozioni umane, esplorando i legami invisibili che uniscono e, a volte, separano le persone. Hai mai assistito a questo? Due persone che, così vicine, sembravano inseparabili. E poi, senza preavviso, senza litigi, senza parole, arriva il distacco. Un silenzio graduale, quasi impercettibile, fino a quando un giorno ti accorgi, qualcosa è cambiato. Perché succede? È stato qualcosa che hai detto? Qualcosa che hai fatto? O forse qualcosa che è rimasto da dire? Questa disconnessione silenziosa è tanto misteriosa quanto potente. A volte, non è la rabbia che rompe un'amicizia, ma l'assenza di gesti, di presenza, di parole. E se questo silenzio non fosse solo vuoto? E se stesse cercando di insegnarci qualcosa? Oggi, sveleremo cosa il silenzio rivela su di noi e su coloro che amiamo. Resta con noi. Il silenzio. Sembra così semplice, vero? Un vuoto. Un intervallo tra le parole, uno spazio in cui non accade nulla. O forse accade qualcosa? Pensaci, cosa emerge realmente quando nessuno dice nulla? Nel silenzio, le verità che nascondiamo trovano lo spazio per respirare. Sentimenti non espressi cominciano a emergere, come ombre che prendono forma quando le luci si spengono. E, a volte, queste ombre sono più rivelatrici di qualsiasi frase ben costruita. Hai mai vissuto un momento di totale silenzio con qualcuno? Quell'istante in cui nessuna parola è necessaria, ma comunque, qualcosa viene detto? Potrebbe essere conforto. Potrebbe essere disagio. Ma non è mai vuoto. Il silenzio è uno specchio. Riflette ciò che la routine nasconde. Mostra le crepe che evitiamo, ma anche la forza che ignoriamo. E sai cosa è ancora più affascinante? A volte, il silenzio dice più di un rapporto di quanto le parole potrebbero mai fare. Ma siamo davvero pronti a ascoltarlo? Il silenzio non è solo l'assenza di suono. È uno spazio pieno di significati che aspettano di essere decifrati. Il silenzio è anche un invito. Ci chiama a guardare dentro noi stessi, a ascoltare ciò che evitiamo nel costante rumore del mondo. C'è una vulnerabilità nel restare in silenzio con qualcuno, come se entrambe le parti concordassero, senza dire nulla, nel lasciare cadere le maschere. È in questo spazio che le emozioni crude, amore, nostalgia, dubbio, si rivelano. Ma il silenzio non è sempre gentile. Può essere un doloroso promemoria di ciò che manca, un eco della distanza tra due persone. Eppure ci sfida: cosa senti qui, in assenza di parole? Cosa ti dice questo su chi sei e sul posto che quella persona ha nella tua vita? Il silenzio è sia una domanda che una risposta. Sei pronto ad ascoltarlo? C'è qualcosa di curioso nel modo in cui ci connettiamo con le persone. Più ci avviciniamo, più le barriere cadono. È bello, vero? Ma ti sei mai fermato a pensare al prezzo di tutto ciò? In quanti momenti hai smesso di essere te stesso per adattarti a una relazione? Piccole concessioni qua, un aggiustamento là. Tutto sembra naturale, fino a quando un giorno ti guardi allo specchio e non riconosci più chi c'è riflesso. Perché succede? È amore? È lealtà? O è la paura di perdere quella connessione? Più intensa è la relazione, più facile è perdere di vista i propri limiti. Cominci a dare così tanta priorità al noi che dimentichi l'io. Le tue necessità? Messe in secondo piano. I tuoi desideri? Nascosti in un cassetto chiuso a chiave. Ma il silenzio, il silenzio ha un modo tutto suo di restituirci a noi stessi. Quando il rumore della convivenza diminuisce, quando la presenza si trasforma in assenza, siamo costretti a chiederci: cosa significa davvero questa amicizia per me? E più di questo, cosa sto ricevendo? Cosa sto offrendo? È strano, ma a volte il distacco ci avvicina più a chi siamo realmente. La domanda è: sei pronto a sentire le risposte che il silenzio porterà?
Quando ci perdiamo in qualcuno, è come se mettessimo dei pezzi di noi stessi in scatole, lasciandoli da parte per adattarci a uno spazio condiviso. All'inizio sembra un gesto nobile, persino necessario. Ma con il tempo, queste parti abbandonate cominciano a pesare, a sussurrare nella nostra mente: e io? Dove mi trovo in tutto questo? E la cosa più ironica: spesso, la connessione che cerchiamo di preservare a tutti i costi comincia a soffrire proprio perché non siamo più interi in essa. Come possiamo offrire qualcosa di genuino a qualcun altro quando siamo così lontani da chi siamo veramente? La distanza, sia essa fisica, emotiva o il silenzio che sorge tra di noi, può essere un invito a tornare alle basi. A riconnetterci non solo con l'altro, ma con noi stessi. Perché, alla fine, la relazione più importante che avrai nella vita è quella che hai con te stesso. Il silenzio non è una fine, ma una pausa per rivedere, per trovare un nuovo equilibrio. E, se stai apprezzando questa conversazione sul silenzio, le connessioni e ciò che conta davvero nelle nostre relazioni, iscriviti al canale Emozioni e Connessioni. Qui esploreremo sempre questi temi profondi e veri, quindi non perderti nulla. Basta cliccare sul pulsante e unisciti alla nostra community. Seguiamo insieme questo percorso di autoconoscenza e connessioni reali. Ti è mai capitato? Quella sensazione di essere sempre il primo a cercare, il primo a mandare un messaggio, il primo a chiedere: come stai? E poi, un giorno, ti fermi. Non per rancore, ma per curiosità o forse per stanchezza. E se smettessi di cercare? Il silenzio che segue è come una moneta che gira in aria. Da un lato, può rivelare ciò che hai più paura di ammettere: questa connessione esiste solo perché la sostengo io. Dall'altro, può portare una sorpresa inaspettata a una risposta, un gesto, uno sforzo dall'altra parte che dice: mi manchi. Ma come affrontare il dubbio mentre la moneta è ancora in aria? Ogni giorno che passa sembra amplificare una domanda più grande: questa persona sente la mia assenza? O il mio silenzio è solo un suono soffocato nella sua routine? Questi momenti di pausa sono test silenziosi, spesso involontari, ma incredibilmente rivelatori. Mostrano ciò che pulsa veramente dietro le parole dette e le promesse fatte. Perché, alla fine, una connessione vera non dipende mai da una sola parte per esistere. Quindi, se ti sei allontanato e hai aspettato, o sei in questo momento, chiediti: cosa mi sta mostrando il silenzio? E soprattutto, sono disposto a sentire la risposta, anche se non è quella che vorrei. C'è qualcosa di intrigante nel silenzio quando si insinua in una relazione. La tentazione di testare, senza volerlo, la solidità di un legame, il desiderio di sapere se sopravviverebbe senza lo sforzo costante di una delle parti. Può sembrare un gioco, ma ciò che è realmente in gioco è la certezza che ciò che hai con un'altra persona sia reciproco, che non sia una costruzione unilaterale. E questo, per quanto scomodo possa essere, è un test essenziale. In momenti come questi, il dubbio si infiltra, occupando lo spazio vuoto lasciato dall'assenza di azioni e parole. La mia mancanza farà muovere l'altro? O il silenzio sarà solo una conferma dolorosa che la relazione è più fragile di quanto pensassi? Il tempo, in questi momenti, diventa un alleato potente. Rivela, in modo sottile e silenzioso, se l'altro lato è disposto ad attraversare il silenzio e cercare il contatto. Se è disposto a dimostrare che gli importa, o se lascerà che il distacco si trasformi in una separazione naturale. A volte, il silenzio è più rivelatore di qualsiasi conversazione. Svela le crepe che ignoriamo o accettiamo da troppo tempo, e da lì, possiamo vedere con chiarezza: c'è forza in ciò che condividiamo, o stiamo solo mantenendo le apparenze? Il silenzio, quindi, diventa un insegnante che ci mostra la vera natura della connessione, facendoci chiedere: cosa siamo disposti a fare per mantenere ciò che davvero conta? A volte, la distanza che creiamo in una relazione non riguarda il distacco, ma la preservazione. Come quando ti allontani da qualcosa che ami, non perché non te ne importa, ma perché devi assicurarti di non perderti nel processo. Ti sei mai trovato in questo posto? In quel momento in cui ti chiedi:
fino a che punto posso andare per qualcun altro senza dimenticare chi sono? La verità è che donarsi senza limiti può essere una trappola. All'inizio sembra qualcosa di naturale, voler essere sempre disponibile, voler rendere felice l'altro. Ma con il tempo, inizi a renderti conto che la tua energia, i tuoi desideri, i tuoi sogni vengono messi da parte. E, quando te ne accorgi, non sai più qual è la tua essenza, ciò di cui hai veramente bisogno, ciò che ti nutre. Definire dei limiti, quindi, diventa un atto di cura di sé. Non si tratta di allontanarsi per capriccio, ma di assicurarsi che, mentre ci si prende cura dell'altro, non ci si perda nel cammino. La relazione non deve essere uno scambio di identità, ma uno spazio in cui due persone possano essere se stesse, insieme, con rispetto e comprensione. Ma sorge la domanda, l'altra persona capirà tutto questo? Perché molte volte, nel fissare dei limiti, l'altro può sentirsi allontanato. Ma in realtà, ti stai solo ritrovando, preservando l'essenza che ti rende chi sei. Il distacco, quindi, non è un segno di debolezza, ma di forza. A volte, bisogna prendere le distanze per non perdere se stessi nella relazione. Stabilire limiti sani è un atto di coraggio, una scelta di darsi il permesso di essere completi, senza annullarsi. Perché se ti perdi di vista, come potrai offrire il meglio di te a un'altra persona? Come potrai condividere qualcosa di genuino se, in realtà, non sai più chi sei? E qui entra la grande domanda, fino a che punto l'altro comprende la tua necessità di preservarti? Il silenzio che metti tra voi può essere interpretato in molti modi, ma quando è una scelta consapevole per mantenere l'autenticità, diventa una forma di rafforzare la relazione, non di indebolirla. La vera intimità nasce quando due persone sono in grado di essere complete per se stesse, e non solo in funzione l'una dell'altra. Alla fine, il rispetto reciproco non riguarda essere costantemente disponibili, ma essere capaci di dare all'altro lo spazio necessario per crescere e respirare, e fare lo stesso per se stessi. Questo equilibrio, questa capacità di preservare ciò che è unico in te, è ciò che permette ai legami di essere davvero sani e sostenibili nel tempo. Ti sei mai fermato a pensare al potere di una pausa? Non quella pausa forzata, ma il silenzio che emerge quando tu e qualcuno vi distanziate, anche senza parole scambiate. Sembra contraddittorio, vero? Come può il distacco portare qualcosa di buono? Ma il silenzio ha un effetto profondo, quasi come uno specchio che riflette tutto ciò che non vedevi nel caos della routine. Quando la conversazione si ferma, lo spazio aperto permette a entrambi di respirare e, senza accorgersene, iniziare a riflettere su ciò che conta davvero. Ciò che prima sembrava urgente, improvvisamente, acquisisce una nuova prospettiva. Ciò che sembrava giusto, inizia a essere messo in discussione. E, in quel momento, sorgono nuove visioni. Ciò che pensavi fosse giusto per la relazione, ora potrebbe sembrare solo un'aspettativa non soddisfatta. Ciò che pensavi di sapere sull'altro, si rivela limitato, e ciò che sapevi di te stesso, si espande. Può essere che, in questo silenzio, vi ritroviate con maggiore chiarezza. Con più rispetto. Più comprensione. O forse, guardandovi di nuovo, vi accorgerete che le vite hanno preso direzioni diverse, e che il distacco è, in realtà, una separazione naturale. Ma chi definisce cos'è una fine? Il silenzio. Ci dà il tempo necessario per capire ciò che sta accadendo nelle nostre vite, e ciò che non ha più senso continuare a portare. Il silenzio, quindi, diventa un ponte silenzioso tra ciò che è stato e ciò che avrebbe potuto essere. Non solo separa, ma connette anche in modo inaspettato. Lasciando che il tempo e lo spazio parlino da soli, le persone possono riscoprirsi. E, all'improvviso, ciò che sembrava perso o incompleto si riorganizza, e i pezzi che erano fuori posto iniziano a incastrarsi. Il silenzio non è solo un'assenza, ma un invito a una riflessione profonda su ciò che conta davvero. Man mano che il distacco avviene, emergono nuove verità che prima erano nascoste sotto strati di abitudini e aspettative.
Ciò che sembrava una necessità vitale all'inizio della relazione ora può essere visto sotto una nuova luce, più matura, più autentica. Ed è in quel momento che può nascere il rispetto profondo per se stessi e per l'altro. Non più per obbligo o per pressione, ma per una scelta consapevole di comprendere l'altro nella sua totalità e di riconoscere che, a volte, il più grande atto di rispetto è sapere quando lasciare andare. Ed è qui che il silenzio ci rivela qualcosa di potente, che non è necessario forzare nulla. Il tempo e la riflessione ci mostrano che, a volte, le vite prendono direzioni diverse, e non c'è niente di sbagliato in questo. In realtà, è liberatorio. La fine di un ciclo, o la trasformazione di una relazione, non deve essere drammatica. Può essere semplicemente il riconoscimento che ciò che è stato vissuto ha avuto valore, e ora, con più saggezza, ognuno può proseguire in pace, portando con sé l'apprendimento, ma anche l'accettazione che il silenzio, in questo caso, è stato l'addio più onorevole. Hai mai notato come la fine di una relazione, anche senza parole, possa essere più rivelatrice di qualsiasi addio emotivamente carico? A volte, è il silenzio a parlare più forte. E forse, invece di litigi o incomprensioni, la vera forma di chiudere un ciclo è la più silenziosa di tutte, il semplice atto di riconoscere che il tempo di ciascuno ha seguito il suo corso. Ti sei mai chiesto perché, in alcuni momenti, il distacco sembra così naturale? Come se, senza bisogno di spiegazioni o confronti, la distanza fosse la cosa giusta da fare. Ciò che prima sembrava eterno, ora è solo un ricordo, e il silenzio, lontano dall'essere scomodo, diventa un modo rispettoso per chiudere una storia. Senza rancori. Senza parole crudeli. Solo l'accettazione che ciò che è stato ha avuto il suo valore, ma è arrivato il momento di andare avanti. E la domanda è: perché resistere tanto alla fine quando è così chiara? Quando il silenzio ha più senso delle parole amare? Quando il ciclo è già chiuso e, al posto del dolore, c'è una quiete serena, come se la vita stesse semplicemente seguendo il suo flusso, senza forzare nulla. Accettando questa fine con leggerezza, senza gesti drammatici o risentimenti, stiamo, in un certo senso, onorando ciò che è stato vissuto. Stiamo dando a noi stessi il regalo della libertà, permettendo a entrambi di seguire i propri cammini con la certezza che, spesso, il più grande atto di rispetto è lasciare andare. Il silenzio, quindi, non è solo un'assenza. Porta con sé una libertà silenziosa, un'accettazione tranquilla che alcune cose non sono fatte per durare per sempre. Spesso pensiamo che ogni relazione abbia bisogno di una chiusura drammatica, di una conversazione finale piena di parole. Ma, in realtà, ciò che è più liberatorio è semplicemente permettere alle cose di seguire il loro corso naturale. Ciò che si è dissolto ha già svolto il suo ruolo, e non c'è bisogno di continuare a forzare qualcosa che non si adatta più. Il silenzio ci offre la possibilità di uscire senza il peso della colpa o del rimpianto. È affascinante come, quando siamo pronti a lasciare andare qualcosa, il silenzio non sia più un vuoto, ma un luogo di pace. Possiamo sentire che, non cercando più di riempire lo spazio con spiegazioni, stiamo facendo la scelta più matura e rispettosa per noi stessi e per l'altro. Non si tratta di respingere ciò che è successo, ma di riconoscere che ci sono momenti in cui l'addio silenzioso è il modo più onorevole per andare avanti. La fine, senza parole, è spesso la chiusura più bella che possiamo dare a una storia che ha già compiuto il suo ciclo. Quando accettiamo che non ogni incontro è destinato a durare per sempre, stiamo abbracciando l'idea che ogni esperienza ha il suo valore nel tempo che esiste tra l'inizio e la fine. E rispettando questo tempo, possiamo andare avanti in pace, senza rimpianti, sapendo che il silenzio non è la fine della connessione, ma un profondo segno di rispetto per tutto ciò che è stato condiviso. Il silenzio può essere scomodo, vero? Quella sensazione di vuoto che emerge quando le parole cessano, lasciando uno spazio in cui, a prima vista, sembra che non succeda nulla. Ma, e se ti dicessi che il silenzio è, in realtà, uno dei più grandi insegnanti che possiamo avere? Ci costringe ad affrontare le verità più profonde su noi stessi, su ciò che desideriamo davvero e su come ci connettiamo con gli altri.
Quante volte ti sei trovato a cercare di riempire il silenzio con parole, solo per scoprire che ciò di cui avevi davvero bisogno era un momento per riflettere? Invece di temere il silenzio, perché non approfittarne per ascoltare ciò che ha da dire? A volte, ci rivela qualcosa che stiamo evitando, qualcosa che la nostra mente non è riuscita a processare nel ritmo frenetico della quotidianità. Il silenzio può essere la chiave per rafforzare i legami che contano davvero, o addirittura per indirizzare il nostro percorso verso qualcosa di più allineato con la nostra verità. Non è solo l'assenza di suono, ma la presenza di qualcosa di molto più profondo, un'opportunità di crescita, chiarezza e riconnessione. Ora, voglio sapere da voi, avete mai vissuto un momento in cui il silenzio è stato più forte delle parole? Condividete le vostre storie nei commenti. E, naturalmente, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Emozioni e Connessioni. Continueremo a esplorare insieme cosa significa veramente connettersi con l'altro e con noi stessi.